Ebbene sì ragazzi, ben ritrovati. Oggi il duello si annuncia davvero difficile tra le due bellissime scarpe dell'Adidas, l'Adidas RC2 e la SL20. Sono due scarpe neutre, veramente leggere entrambe. Vediamo subito di metterle a confronto dopo un brevissimo disclaimer. Entrambe le scarpe le ho pagate di tasca mia, per cui nessuno mi ha pagato per questa review. Queste sono le mie personali opinioni. Mi raccomando sempre di iscrivervi al canale, in quanto è davvero importante per me, anche per far crescere il canale e la community, di attivare le notifiche così che sarete informati ogni volta ci sarà un nuovo video, di lasciare un like nel caso in cui il video vi fosse piaciuto. Bando alle ciance e partiamo con il video. Sono due bellissime scarpe, entrambe neutre, potete trovare le mie prime impressioni qui sul link in alto. La SL20 pesa 230 grammi nella versione maschile e la RC2 213 grammi, quindi la RC2 è un po' più leggera. Il drop è di 10 mm per entrambe le scarpe, ma la SL20 è un po' più alta della RC2 di circa 5 mm. Infatti per la SL20 abbiamo 29 mm sul tallone con 19 mm sull'avampiede verso 24 mm sul tallone, 14 mm sull'avampiede per la RC2. Passando alla suola, la SL20 ha la mescola veramente resistente della Continental che permette un'aderenza superiore anche su terreni più scivolosi. Un composto che è stato migliorato, come abbiamo già visto, con lo scopo di offrire una risposta più ambiziosa su diverse superfici, mentre la RC2 non usa purtroppo la Continental e per cui in termini di durata è probabilmente inferiore. Entrambe però hanno un ottimo grip, le ho provate in tutte le condizioni, bagnato e asciutto, e devo dire che mi sono trovato davvero bene con entrambe. Per quanto riguarda invece l'intersuola, entrambe usano una nuova schiuma, la Light Strike invece che il Boost, come nella Adios 5 per esempio. La Light Strike comunque garantisce un'ottima ammortizzazione, è anche molto reattiva e soprattutto è anche più leggera rispetto al Boost. Quello che ho potuto notare è che favorisce la tensione del piede molto veloce in fase di rullata e aiuta i corridori più veloci a raggiungere la massima velocità senza rinunciare comunque al comfort. Questo devo dire che l'ho notato per entrambi i modelli. In termini di durata dell'intersuola ho appena concluso, comunque sono vicino ai 100 km con la SL20 e devo dire che sembra ancora come nuova. I sistemi di torsione su entrambe le scarpe sono abbastanza leggeri, anzi direi molto leggeri, funzionano bene in termini di stabilità, soprattutto in curva.
Quello della SL20 mi è sembrato un po' più stabile, anche dovuto al fatto che si estende un po' di più rispetto a quello usato nella RC2. Passando all'area del tallone, la protezione sul tallone in entrambe le scarpe è davvero buona. Nella SL20 c'è più schiuma ovviamente, quindi è più ammortizzata e si ha una sensazione di maggior comfort, specialmente se si appoggia di tallone. Nella RC2 la sensazione quando si appoggia di tallone non è così confortevole come nella SL20, anche perché sono scarpe più da gara che da allenamento, per cui sono più studiate e disegnate per garantire reattività e non comfort o stabilità. Entrambe le scarpe offrono una superficie molto comoda di contatto nell'area del tallone che non arreca alcun fastidio, anzi ne favorisce il comfort. Passando alla tomaia, entrambe le tomaie sono molto leggere. Le ho provate entrambe in giornate abbastanza calde e il piede respira abbastanza bene. Tra le due sicuramente la RC2 ha una tomaia che è più leggera e calza anche meglio al mio piede. La tomaia dell'SL20 è di poco abbondante sulla parte della macchina. Devo dire che ne ho viste davvero poche tomaie così leggere come per la RC2, anche se però devo dire che in termini di resistenza probabilmente la SL20 ha una tomaia più vasta. Relativamente al rapporto qualità-prezzo è ottimo in entrambe le scarpe, in quanto entrambe si possono trovare a un prezzo intorno ai 80 e 90 euro. Passando alla durata della scarpa, la SL20 la vedo più resistente sul lungo periodo, sia per la suola che per la tomaia, e in generale mi sembra una scarpa più versatile. La RC2 si vede proprio che è minimalista, sia nella tomaia che nella suola che nel peso, per cui insomma è una scarpa da gara o da allenamento in pista da cui non ci si può aspettare molto in tempo. Per quanto riguarda i lacci sono della misura giusta per entrambe le scarpe e sono in tipologia tradizionale, quindi flat. Il sistema di fissaggio direi che funziona molto bene i modelli. L'estetica è davvero molto bella e le colorazioni disponibili sono molto belle per entrambe le scarpe, anche se devo dire che da questo punto di vista mi piace più, diciamo, l'estetica della SL20, mi sembra più curata. La calzabilità, come dicevo, per la RC2 è perfetta, calza a pennello sul mio piede che comunque è magro e per cui la scarpa non deve essere una pianta larga. La SL20 invece calza tanto bene quanto la RC2, soprattutto sull'area dell'avampiede, che mi è sembrata un po' abbondante. La RC2 nella mia solita taglia mi è sembrata di misura più lunga di quanto mi aspettassi, qui non so, conviene provarla bene per acquistarla. Passando alle linguette, le linguette sono abbastanza differenti sui due modelli e mi ha sorpreso il fatto che la linguetta sulla SL20 è più leggera della linguetta sulla RC2, per quanto meno è meno imbottita rispetto a quella della RC2. Mi sarei aspettato l'opposto, ma comunque devo dire che entrambe sono abbastanza confortevoli, anche se preferisco la linguetta della RC2. Passando alle conclusioni, come avete già capito non c'è un vincitore in assoluto tra le due scarpe, perché dipende molto dall'utilizzo che ne volete fare. Sicuramente possono essere consigliate per diverse tipologie di utilizzo, per esempio la RC2 la consiglierei per run di livello intermedio, veloci, non troppo pesanti, e la utilizzerei per una 5 km, 10 km, anche una mezza maratona, ma non per una maratona, e per allenamenti veloci in pista, per esempio. Attenzione però che, come dicevo, in termini di durata non c'è da aspettarsi. Per quanto riguarda invece la SL20, è una scarpa che consiglierei per tutti, per gli allenamenti veloci e per anni di un livello intermedio per qualsiasi tipo di allenamento, considerando che comunque ad un passo inferiore ai 4,30 km garantisce davvero. Per cui se state cercando una scarpa da gara o per allenamenti veloci in pista, non ci sono dubbi, la vincitrice è la RC2, a scapito della durata della scarpa ovviamente, in quanto è più minimalista. Se state invece cercando una scarpa più versatile, da poter usare sia per allenamenti medio-lunghi che in allenamenti veloci, magari non in pista, e allora la SL20 vince anche a favore di una maggiore durata della scarpa. Detto questo, vi invito a lasciare qualche commento se avete provato entrambe le scarpe o se avete comunque provato una delle due scarpe. Sarebbe bello insomma poter scambiare le vostre opinioni. Con questo è tutto, vi ringrazio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!